Buonasera. Salve Spalletti, Pioli pochi minuti fa ha detto il Napoli senza Osimhen non cambia niente, ne ha vinte 7 su 7 senza il nigeriano. Non le chiedo che cosa cambia da un punto di vista tattico, ovviamente ha degli attaccanti diversi per caratteristiche. Le chiedo che cosa può cambiare, se cambierà qualcosa dal punto di vista emotivo di perdere questo giocatore così importante fino a questo momento, nel momento cruciale della stagione. Ma è sicuramente un'assenza che pesa quella di Osimhen, perché è inutile girarci intorno. Però poi di fianco c'è anche quello che ha detto Pioli e che mi trova d'accordo, perché quando è mancato questa squadra ha saputo comportarsi, ha saputo sopperire. Tutti i componenti della squadra hanno dato qualcosina in più perché poi venisse fuori lo stesso Napoli, che la squadra giocasse da Napoli e che facesse lo stesso gioco di sempre. Secondo me la differenza l'hanno fatta anche calciatori come il Ciolo, perché lui sa che mestiere fa. Lui è uno di quelli che conosce che a calcio non si gioca solo con i piedi, ma si gioca anche con la testa. E fin da subito è entrato benissimo nel personaggio e nel ruolo che doveva avere. E quando una persona è intelligente poi si riesce a realizzare ugualmente dei risultati importanti, pur avendo delle fette piccole di possibilità, ma sa che deve sfruttare quelle lì. Come modo di giocare cambia poco perché magari il Ciolo è uno meno veloce di Osimhen, perché a trovarne uno veloce come lui diventa difficile, però è bravissimo ugualmente nel gioco aereo dentro l'area di rigore, è bravissimo a giocare di spalla alla porta, è bravissimo a proteggere palla, è bravo anche a venire incontro e a dialogare con la squadra, per cui noi siamo a posto. Sport Italia. Che vuol dire emotivamente anche? Siccome è successo anche in Champions League che emotivamente la squadra ha avuto una reazione corretta di conoscenza a quello che deve essere il carattere di una squadra di rango che va a giocarsi risultati importanti. Salve mister. E allora è il momento cruciale, no? Diceva, della stagione, però è anche un momento per certificare ancora di più la forza di questo gruppo, no? Per rafforzare il concetto che sono tutti utili alla causa del Napoli, e soprattutto se ci dice come sta Simeone, come lo ha caricato, visto che sarà la sua prima partita dall'inizio da titolare. Ma a certificare che sia un gruppo che può sostituire chiunque manchi dentro la squadra di quelli che hanno giocato di più, non sono io a dirlo in questo momento qui, ma sono stati i calciatori a farlo vedere ogni qualvolta abbiamo avuto bisogno di loro. E come ho detto prima, tutti hanno dato un pezzettino in più e siamo riusciti a fare ugualmente delle grandi partite, avendo davanti anche grandissimi avversari. Per cui noi siamo fiduciosi, è una partita da tripla che vale il doppio,
perché da qui in avanti per noi i risultati valgono il doppio. È una partita tripla perché il Milan è una squadra fortissima, è quella che ha vinto il campionato l'anno scorso, è quella che ha buttato fuori il Tottenham nell'ultimo confronto Champions, è quella che ha lasciato partire come Kessi, però poi ha preso 5-6 calciatori per rinforzare una rosa che era campione d'Italia. Per cui noi sappiamo benissimo quale forza abbiamo davanti. E Simeone, posso ridire quello che ho già detto, però ci aggiungo che meritava di più di quello che gli ho concesso, e soltanto aver avuto davanti uno fortissimo come Osimhen che mi ha costretto a dargli poco tempo. Radio Kiss Kiss, e si prepara il Corriere dello Sport. Eccomi mister, buon pomeriggio, sono qui dall'altra parte, eccomi. Stefano Pioli in conferenza stampa ha detto che il Milan è stata la squadra che ha messo più in difficoltà il Napoli in questa stagione, le chiedo se è d'accordo, e poi volevo chiederle anche di Raspadori, come sta Jack e quanto è importante il suo recupero, soprattutto dopo l'infortunio di Osimhen. Allora, ce ne sono state altre che ci hanno messo in seria difficoltà come ha fatto il Milan ogni qualvolta ci si è giocato, quest'anno e l'anno scorso, perché tra l'altro mi sembra che l'anno scorso a questo punto del campionato eravamo tutte e due in testa, grosso modo, mi sembra, sono andato a rivedere qualcosa, e lo sappiamo che è una squadra forte, ha una rosa che gli permette di giocare corto, di andare a fare poi queste verticalizzazioni improvvise, il portiere che gli fa fare 70-80 metri, Magnana alla palla, sono calciatori che possono benissimo, una squadra che può benissimo fraseggiare dal basso, costruire dal basso e arrivare fino a far gol, è una squadra che difendendosi ha 2 o 3 calciatori che possono partire da soli e fare queste ripartenze micidiali, fulminee, e ribaltare l'azione, ha questa forza nel venirti addosso a livello fisico, che ti mette quell'ansia che devi giocare più velocemente, devi essere bravo a fare scelte in tempi ridotti, ha la possibilità di sparare lungo con uno dei più forti centravanti e farla cascare dentro l'area di rigore la palla, perché Giroud è questo qui, per cui sono tutte cose che noi sappiamo benissimo e che danno poi quel valore che tutti gli attribuiscono e che probabilmente anche Pioli si è accorto. Raspa è a disposizione, è chiaro che visto quello che ci è successo a Osimhen è un recupero che vale moltissimo averla a disposizione, proprio perché ha fatto un lungo periodo fuori, domani parte dalla panchina, però poi è un calciatore che si può usare in qualsiasi momento della partita. Corriere dello Sport, e si prepara il Corriere della Sera. È una partita che può orientare le prossime 2, dal punto di vista psicologico intendo dire, più che tecnico e tattico, tanto vi conoscete. È una cosa che sono curioso di vedere, perché secondo me dentro quelle 2 partite lì si vanno a annullare tutte le perplessità e tutte le cose che sono avvenute precedentemente, perché quel faro della Champions puntato negli occhi è una roba che ti fa cambiare totalmente di vestito. Ti veste bene subito quella luce lì, e
ritrovano tutti quello che è il suo miglior abito, ritrovano tutti quella che è la sua migliore forza dentro quella partita. Però è chiaro che poi involontariamente quello che ha fatto bene contro quell'avversario che ha avuto davanti nella partita precedente ci arriva convinto, mentre magari chi ha avuto la peggio è un pochino più intimorito da quello che gli ha fatto vedere prima l'avversario, insomma, ecco. È una cosa che può succedere, però sono curioso di vederla perché io mi aspetto che i calciatori abbiano quel carattere forte da saper sopperire a qualsiasi stato d'animo. Corriere della Sera e si prepara la Gazzetta dello Sport. Mister, salve. Durante questi giorni della sosta Napoli si è vestita a festa, ormai non c'è nessun angolo che non sia bianco-azzurro. Le chiedo, nel suo cuore che emozioni le sta trasferendo e nello spogliatoio se è un fattore che dà più carica o bisogna lavorare sulla concentrazione perché c'è il famoso rischio di cui ha parlato spesso di distrarsi? Ma è chiaro che vedere bandiere che sventolano da tutte le parti ci riempie di orgoglio e di gioia, ma è qualcosa di illusorio. È qualcosa di illusorio perché stiamo raccontando con questo sventolio una storia che non è scritta. E fino a che non è scritta bisogna continuare a lavorare in maniera seria e in maniera corretta, perché poi tutti questi sventolamenti possono illuderti un po' e perdere di vista quello che invece è la fatica che ancora bisogna fare, ecco. Noi non crediamo di aver già vinto, noi non pensiamo a quello che sarà la prossima stagione, noi non pensiamo a quello che saranno le prossime partite perché si rischia di far confusione, come abbiamo già detto più volte, perché il modo di pensare in questa maniera qui se lo possono concedere soltanto i superficiali e noi non siamo superficiali. Gazzetta dello Sport e si prepara la Repubblica. Buongiorno. Questa partita, al di là del fatto che l'avversario è il Milan, è comunque strutturalmente con rientro dei nazionali, tanti viaggi intercontinentali, pone problematiche anche un po' diverse, di stanchezza che può essere più mentale che fisica. Penso per esempio alle frasi dette da Kim sulla stanchezza, no? Al di là poi delle interpretazioni polemiche o altro. Questo può non condizionare qualche scelta, può portarla a qualche scelta diversa, visto che qualcuno lo ha visto di più, ha lavorato più intensamente in questo periodo con lei? Erano 5, erano 6, sono pochi. Dobbiamo essere abituati a fare questo, a saper valutare che poi quando vanno in nazionale tornano stanchi e spesso anche infortunati, perché funziona così. E io non posso far altro che raccomandarmi quando vanno, ricordandogli il periodo che ci troveremo davanti quando ritornano, e lo faccio sistematicamente. Poi non si può far altro che rendersi conto dello stato in cui tornano e di quello che può essere la condizione di forma che hanno, ecco, tenendo di conto di quante partite hanno giocato, di quanto tempo hanno giocato in nazionale, però poi questo succede a noi, succede al Milan, succede a tutte le squadre di alto livello, di alta classifica. Repubblica e si prepara il mattino. Eccomi, buonasera. Volevo chiederle, Spalletti in 2 anni quanto è diventato napoletano, eventualmente in che cosa, e visto che il Presidente l'ha confermato anche per l'anno prossimo, quanto potrà diventarlo? Grazie. Ma quanto sono diventato napoletano?
Io la mattina alle 7 prendo Ciro e vado tutte le mattine a fare colazione con lui perché mi parla napoletano, capisco la metà delle cose, però lo porto con me per migliorare anche la lingua, che è una lingua bellissima. Mi piacerebbe saper parlare in napoletano, ma purtroppo ancora sono bello ignorantello. E ora, come ho detto già al premio Bearzot, che tra l'altro ho fatto vedere alla squadra e ho ringraziato la squadra, perché se io ho potuto ritirare quel premio lì è merito di loro. La città è talmente bella, soprattutto con questi ricami, da impazzire a guardarla, però poi risuccede lo stesso meccanismo che dicevamo prima: se uno si lascia coinvolgere in questi pre-festeggiamenti poi rischia di essere meno attento. Per quanto riguarda il contratto, io ora ho qualcosa davanti, ho un momento davanti che diventa determinante per la città di Napoli, e tutte le attenzioni debbono andare in quella direzione lì, perché se no poi sarei meno napoletano. Se invece io ho il massimo dell'attenzione in questo momento qui, senza disperdere energie in nessun caso, in nessun pensiero, proprio spensierato, voglio avere solo quella cosa lì davanti, che è quella di cercare di dare qualcosa alla città di Napoli. Non voglio perdere tempo e concentrazione in altre cose che secondo me, per me, sono banali in confronto a quel traguardo lì. Il mattino e si prepara Radio One Station. Ma quindi qualcosa su cui ancora pensare per il futuro qui a Napoli ce l'ha? Che cosa vuol dire? Lei ha parlato di pensieri che Io non ho già vuole in parlato, questo momento. io ho già parlato di quello che volevo parlare. Io ora ho attenzione. Poi mi sembra che la società abbia, come lei ha scritto più volte, abbia il contratto, la possibilità di prolungare il contratto. Per cui di cosa si sta parlando? Di una cosa che non fa parte di queste conferenze stampa. Perché il Presidente ha questa opzione sul contratto. A me non mi interessa di niente del mio contratto, niente. Mi interessa solo il Napoli e i risultati del Napoli. E spero che i calciatori facciano allo stesso modo. E quando a lei gli ho detto che parlare dei prossimi contratti serve a creare un po' di confusione, secondo me è la verità. Se vuole glielo ridico un'altra volta. Ne ha parlato il Presidente del suo futuro, però. Sì, ma non del mio e basta. Ora me l'ha ribadito lei, dopo che io ho già fatto una risposta a quello davanti a lei. Lei ci è tornato perché gli fa comodo questa cosa. Mi faceva piacere gli invece. fa comodo questa cosa qui. Lei fa molte cose che gli fanno comodo. E nessuna. Tutte. E poi mi riferisco anche a quello dei calciatori. Quando si va a parlare dei calciatori, contratto, adeguamenti, prolungamenti, che è una cosa che riguarda il futuro, si rischia di fare un po' di confusione su quella che è la vita attuale, mentre quello che è lo scorrere della nostra vita attuale deve avere un solo pensiero, quello di portare a casa questo risultato che voi, che i nostri tifosi sanno quanto è importante il fatto che siano lì vogliosi di anticipare qualcosa, e perché diventa un qualcosa di fondamentale per noi. Per cui più si sta attenti a questa cosa qui e meglio è per tutti. Invece la domanda che le volevo fare è alla luce di quelli che sono stati accertamenti fatti su Osimhen: si recupera per la prima partita di Champions? Siamo quasi convinti di sì, ma è chiaro che bisogna vedere poi quello che sarà il percorso di questi 15 giorni. Però per quello che ci ha detto il medico e per quelle che sono le sue
capacità di recupero siamo fiduciosi. Radio One Station e si prepara Canale 8. Buon pomeriggio, mister. Buon pomeriggio a lei. Anche l'altra volta mi sono preso una sgridata perché sono capitato dopo Sì, la infatti domanda l'ho sul visto, ha contratto. fatto subito faccetta su quello che si parlava insieme a lui. Sì. No, per dico, cui può ribadire. stasera oggi prendo un'altra cazziata oppure posso continuare? Io No, cazziate non le faccio a nessuno, io dico quello che penso. Scherzo, assolutamente. Quello No, che mi interessava penso. capire. Anche se il calcio non è un ambiente molto pensoso, tento di pensare. Certo, sono capitato di nuovo io, mi sembrava un pesce d'aprile proprio oggi. No, scherzo, andiamo avanti. L'assenza di Osimhen con la sostituzione di Simeone cambierà i piani della squadra anche sulla catena cinetica di sinistra, ovvero con Mario Rui e Olivera? Secondo me il pesce lo può fare lei a me, perché abbiamo già detto Mario Rui e Olivera. Quando si ha due calciatori forti, ragazzi, nello stesso reparto si tenta di usare le qualità di tutte e due. Sarebbe sbagliato andare a bruciare le potenzialità di uno per dare solo risalto alle qualità dell'altro. Per cui in quel caso lì ogni tanto ci ho messo mano perché ritengo di avere due calciatori molto forti e non è vero, come dite, se gioca uno si vince sempre, se gioca l'altro si perde sempre, perché vuol dire non voler bene al Napoli, vuol dire non fare tutto per lei, ma fare tutto per lui. Perché? Perché c'ho a cuore una situazione o perché mi fa comodo quella situazione, allora vado a spingere in quella direzione. Non tutto per lei, tutto per lui. Tutto per lei quando si ha calciatori forti di poter addizionare quelle che sono le qualità di tutte e due, perché si raccatta di più, si ha più roba. Se poi si parla di Di Lorenzo, allora è un'altra cosa, perché è un'altra cosa. Però poi è sempre, lei è un attento, lo vedo, è sempre il risultato che si ha in fondo nelle scelte che si fanno. Per cui gli provo a domandare a lei, si è realizzato un buon risultato a farli giocare tutte e due oppure no? Perfetto, grazie. Canale 8 e si prepara Canale 21. Buon pomeriggio, Sì. Salve. Lei prima ha sottolineato le grandi qualità di questa squadra, il Milan, ovviamente la prossima avversaria, insomma, dicendo che ha una serie di possibilità di attaccare, una squadra forte. Però Pioli, tra le cose che ha detto, non oggi ma nei giorni scorsi, ha detto che non esistono squadre perfette e che il Napoli non è imbattibile. Lei come risponde a questa affermazione? Dico che ha ragione, dico che non esistono squadre perfette, che tutte si possono battere e che quella che ha vinto di più probabilmente involontariamente va a stimolare quella che ha vinto di meno di avere ancora più attenzione, di avere ancora più forza, di avere ancora più tutto. Poi sono convinto che la nostra squadra abbia fatto un bel percorso, perché bisognerebbe andare a vedere poi quelli che sono punti dell'anno scorso, se sono state mediocri le inseguitrici o se ha fatto un grandissimo percorso quella che è in testa. L'avete mai fatto questo conto qui? Benissimo, quanti punti c'era l'anno scorso dalla seconda a questo punto del campionato? 4-5 punti, 3, 4. Per cui se ora ce ne sono 20, non è che quelle altre hanno fatto peggio come vi siete sforzati a voler ricercare, ma è la nostra che ha fatto qualcosa di straordinario per tentare di fare quei giochini che ti tolgo qualcosa poi di quello che ti sei meritato. Non ci togliete niente, perché carta canta. L'anno scorso tutte le squadre avevano fatto
quasi gli stessi punti, e quella che era davanti, tra l'altro fortunatamente eravamo noi con il Milan davanti l'anno scorso, a questo punto si aveva quei 4-5 punti in più della seconda, 4-5 se per quello che ho visto io, ma di lei mi fido di più, per cui 2. E quindi quello che è il percorso, un percorso straordinario che questi ragazzi hanno meritato e che qui non gli levo niente, glielo concedo, glielo sottolineo, insomma, ecco. Canale 21 e si prepara Napoli Magazine. Sì, salve. In questo percorso straordinario, a mio parere, c'è una piccola nota stonata che le chiedo di commentare. Una parte della tifoseria che sceglie domani prima del match di fare una sorta di manifestazione per dire dimostriamo fuori dallo stadio quello che non possiamo fare in campo, portare striscioni, bandiere, e quindi silenziamo le curve. Come commenta questa cosa? Grazie. Quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto con tutte le componenti che sono vicine alla squadra e che stanno intorno alla squadra. Per cui anche quella che è la vicinanza del pubblico è stata una componente importantissima. Quando una di queste componenti ci viene a mancare, se non riusciamo, come prima su un calciatore forte, a dare tutti qualcosa di più, siamo penalizzati. Napoli Magazine. No, siamo penalizzati. Devo finire. Siamo penalizzati, per cui io apprezzo quelli che sono i sacrifici che vengono fatti per comprare i biglietti, perché poi quando si parla di famiglie e di quello che sono il prezzo dei biglietti, capisco che sia difficile, però quello che dobbiamo sapere, quello che dobbiamo capire è che in questa contrapposizione chi ci rimette è solo la squadra. Noi si sta facendo un'azione che va contro la squadra, perché la squadra non può avere quel pezzetto di contributo anche da quella parte lì che abbiamo sempre avuto e che per noi è importante. Il fatto che le curve non stiano a sostenere la squadra dentro la partita è importante quasi quanto la mancanza di Osimhen, o perlomeno ci penalizza quasi quanto la mancanza di Osimhen. E da un punto di vista mio non è giusto per la squadra fare così. Poi non entro in merito di chi ha ragione e di chi ha torto, perché faccio un altro lavoro, ma quello che sicuramente non va fatto è penalizzare la squadra, ringraziando per i soldi che vengono spesi per i biglietti, perché sono biglietti che hanno un costo. Napoli Magazine e si prepara Napoleggiamo. Mister, nel bel rapporto che lei ha creato con i tifosi c'è stata una manifestazione che però mi fa piacere sottolineare la settimana scorsa, dedicata proprio a lei in uno dei quartieri storici di Napoli, che è Rione Sanità. Il riferimento a Tutto per lei, considerato come un patto eterno d'amore tra il pubblico di Napoli e Luciano Spalletti, che vale più di 1000 trofei. Questa è la didascalia sullo striscione. Oggi Napoli, il napoletano, cosa rappresenta per Luciano Spalletti? Ma diventa facile poi dover assorbire tutto questo affetto, tutto questo amore, quando uno viene a far parte di questa famiglia, viene a far parte di questa città. Secondo me i napoletani sanno riconoscere chi si impegna per questa città e di conseguenza ti rimbalzano tutto l'affetto e tutto l'amore che hanno addosso per ringraziarti di quello che è il tuo impegno. Per me è abbastanza facile fare questo, perché a volte quando ci penso
ma sono così, sono cosà, che mi devo un po' definire. Mi sembra di non essere un allenatore, mi sembra di essere più uno che gli piace fare l'allenatore, perché trovo la stessa soddisfazione io nell'allenare i bambini dell'Avane come allenare la prima squadra del Napoli, o la prima squadra dell'Inter, o la prima squadra della Roma, come è successo. Per cui mi sembra di essere un po' anomalo come cosa. E naturalmente mi impegno al massimo, e questo, ci sono dei posti dove probabilmente viene riconosciuto di più che di altri, perché sono più sensibili a quella che è la mano che ti viene porta e viene accolta nella maniera giusta. Ultima, Napoleggiamo. Mister, buon pomeriggio, sono qui. Sì, buongiorno a lei. Allora, la gara dell'andata, ma non solo quella, ha evidenziato come uno dei punti di forza del Milan, no, la fascia sinistra, no, con la forza, lo strapotere di Teo Hernandez. All'andata mancava anche Leao. E da lì è arrivato il gol di Giroud, da lì è arrivata pure la traversa di Kalulu nel finale, una palla persa. Dico, per chiudere la porta a questa opportunità, con uno dei punti di forza del Milan, la duttilità, la forza, l'impegno di Elmas sulla fascia potrebbero essere una delle componenti giuste. Grazie. Noi già lì abbiamo anche altri calciatori forti, però anche Elmas, ogni volta che ce l'abbiamo chiamato in causa, può essere. Io farei un discorso di una natura differente, che quando si gioca nel reparto offensivo di una qualsiasi squadra, per essere un calciatore moderno, per essere un calciatore forte, per essere una squadra veramente di rango che sta lì sempre posizionata nell'alta classifica, bisogna che gli attaccanti sappiano comportarsi in un certo modo. Non c'è più possibilità, o se no si ambisce a dei risultati differenti. Faccio per dire, quando si è fatto gol contro l'Atalanta c'hanno palla loro, perché tutti avete messo in risalto che Kvaratskhelia ha fatto gol fra 7 avversari. Prego? Perché si è recuperato una palla che loro pensano di costruire in maniera agevole, e tu gli monti addosso, gliela vai a prendere, e quell'altro si aspetta che tu la possa riconquistare. 2 passaggi e sei in porta. Non è che la costruzione vada fatta calcio di rinvio, palla in mano al portiere, costruzione bassa, terzino, mediano, mezzala, inserimento, va in bandierina, gira sotto, passaggio a muro, inserimento, imbucata, gol. No. Cominciano gli altri, o come Osimhen ha fatto in Coppa, il portiere se la sposta un attimo, fa finta di andare sull'avversario, invece va a puntare forte il portiere e gliela strappa. E questo far parte del giocatore moderno. Il calciatore moderno è quello che sa fare più ruoli. Abbiamo portato spesso Di Lorenzo come esempio, perché l'attaccante deve saper difendere ora, come il difensore deve saper attaccare lo spazio dietro la linea, andare a fare lo scavino sulla linea difensiva per mettere palla di là morbida per quello che si inserisce. Sono tutte cose che ormai fanno il calciatore internazionale, quello che può giocare da qualsiasi parte, perché dove lo metti fa quella che è la sua parte. Anche soltanto un recupero di posizione, un rientro di posizione, di copertura di spazio, dà meno ampiezza, meno larghezza a quelli che invece la debbono recuperare, per avere più facilità nell'andare a aggredire un pallone. Se io ho 60 metri di lateralità e poi devo aiutare il centrale dentro e devo andare a subire l'1 contro 1 fuori, aperto, sulla punta esterna, e sono 30 metri. Per cui se qua giù c'è uno, mi leva 15 metri, ho 15 metri soli per capire dove viene la palla e per aggredire quel momento lì. Al di là di quelle che sono
al di là di quelli che sono nomi, è l'atteggiamento in generale che va modificato e che dà grandi benefici, e lei può fare l'allenatore. Tutti, dopo questa. Grazie a tutti. Arrivederci.